Salve, benvenuti nel mio canale. In questo video andremo a scoprire due modelli Casio analogici molto importanti per chi fa attività in acqua, che può essere il semplice nuoto in piscina, ma anche qualcosa di più impegnativo, come per esempio delle immersioni. Questi due orologi sono due modelli economici ma con delle caratteristiche sorprendenti, ognuno con una sua personalità. Il Casio MRW 200HC e il Casio MDV 107. Faremo l'unboxing di entrambi e vedremo le caratteristiche che li accomunano e quelle caratteristiche invece che li differenziano. Andiamo a scoprirli. Iniziamo dal Casio MRW 200HC. Questo modello è nella variante 4BVDF. Vediamo qual è questa variante, facciamo l'unboxing. È una variante secondo me stupenda. Ha cinturino e cassa color rosso lucido, molto molto bella, sicuramente un orologio che non passa inosservato, ed ha quadrante e lunetta nera con cifre bianche. Eccolo qua. Un orologio colorato, un orologio estivo. In questa colorazione, ecco la variante, vi ricordo che nelle sigle dei modelli Casio la prima parte identifica il modello, quindi MRW 200HC è il modello. La seconda parte, l'ultima parte dopo l'ultimo trattino, è la variante. Quindi se volete cercare questo modello dovete cercare la variante 4BVDF. Ok? Allora sono entrambi naturalmente orologi al quarzo, quindi molto precisi, a batteria. Togliamo l'etichetta. Togliamo la pellicolina di protezione. La caratteristica, come vi dicevo, di questo orologio è il fatto che tutte le sue parti sono lucide, quindi è una plastica, ovviamente la cassa è in plastica, in materiale plastico, il cinturino è in un materiale siliconico, quindi ecco, però ha questa caratteristica di essere rifinito in tutte le sue parti, compresa la lunetta, con questo effetto lucido molto bello, veramente molto molto bello. Vediamo la parte inferiore. Vedete ha la corona con queste protezioni, quindi per evitare danneggiamenti alla corona ci sono queste protezioni sempre della cassa che la vanno a proteggere, anziché lasciarla completamente esposta agli urti. Vediamo la parte inferiore, ecco la parte inferiore, vediamo è indicato il modello, vediamo se riesco a farvelo leggere, ecco qua, MRW 200HC, le varie caratteristiche, quindi abbiamo la caratteristica principale che è la Water Resistant 10 bar, cioè 100 metri. Vi ricordo, come ho già detto anche nei precedenti video, che la resistenza all'acqua, che è indicata anche qua nel quadrante, vedete nella parte bassa del quadrante, Water Resist 100 metri o 10 atmosfere, non identifica il fatto che questo orologio possa andare esattamente a 100 metri di profondità e a 101 metri non può andare, ma identifica una classe di impermeabilità
ok? Già molto elevata, cioè quando trovate orologi con indicato 100 metri o 10 atmosfere di resistenza all'acqua, significa che sono orologi che resistono alla gran parte dei contatti con l'acqua, quindi non solo una semplice pioggia come i vari orologi water resist, ma potete farci nuoto, potete anche usarlo al mare senza preoccuparvi più di tanto. Ovviamente sempre con corona ben premuta e in sua posizione di incasso completo. Ecco qua, vedete la corona. Allora, vediamo la corona, andiamo proprio a vedere la corona. La corona non è a vite, quindi questa è una prima, ecco, cosa che è importante, cioè i veri diver hanno tutti la corona a vite. Quindi in questo caso avete visto, io semplicemente ho estratto alla prima posizione la corona, la estraggo alla seconda, vedete? Vedete, ho fermato il movimento, quindi questo è un movimento con hacking, cioè la lancetta dei secondi si ferma. Posso andare a regolare l'ora, come avete visto sta scattando anche il datario, quindi siamo appena nelle ore notturne, stiamo andando ecco, nelle ore mattutine. Questo orologio ha la caratteristica di avere un datario completo, quindi non solo giorno del mese ma anche giorno della settimana. Andiamo adesso vi faccio vedere, esatto, ecco vedete, ruotate sempre in senso orario le lancette, ma in senso antiorario, e procedete alla regolazione della data quando non siete vicini, prossimi alla mezzanotte, in questo caso sono le 10 di mattina, quindi non ci sono problemi. Quindi abbiamo fatto vedere che abbiamo estratto di 2 clic la corona per andare a regolare l'ora, ok? La lancetta dei secondi si è fermata, quindi questo orologio è dotato di hacking, potete fermarla allo 0, vi faccio vedere, se volete regolare esattamente al secondo l'orologio, la fermate allo 0, ecco che stiamo arrivando allo 0, ecco qua, estraete di 2 clic la corona, l'hacking ferma la lancetta dei secondi allo 0, ora se prendete un riferimento potete andare a regolare esattamente ora minuti al secondo, cioè facendo ripartire il meccanismo esattamente quando il riferimento segnerà in questo caso 10, 10 e 0 secondi. Andiamo a vedere invece la regolazione del datario. La regolazione del datario si fa con il primo di clic, intanto avete visto è ripartito l'orologio perché l'hacking funziona solo nella seconda posizione, cioè quella di regolazione dell'orario. Andiamo adesso con il primo clic verso l'esterno della corona a regolare la data e l'ora. Ovviamente in una direzione antioraria andiamo a regolare il giorno del mese, vedete, 18, 19, mi avvicino per cercare di, ecco, 20, esattamente. Quindi, e in senso invece orario andiamo a regolare il giorno della settimana. Quindi vediamo, Tuesday, Friday, Saturday. Questo datario ha 2 lingue, quindi la lingua inglese che è di solito sempre presente nei datari, Sunday, vedete, e una seconda lingua, che può essere qualsiasi. Ecco. Quindi quando avrete regolato il datario, premete di nuovo e l'orologio è regolato. Ecco qua. Allora, vediamo le caratteristiche di questo orologio. Questo è un orologio che si trova in vendita a prezzi che vanno dai 30 ai 40 euro. Quindi stiamo parlando di un orologio estremamente economico che però fa la sua figura al polso, vediamo. Ecco qua, guardate. Molto bello. Fa una sua figura al polso, una ottima figura al polso, è leggero, leggerissimo, caratteristica molto importante la leggerezza.
È vero che i materiali plastici sono materiali ovviamente meno robusti di materiali come l'acciaio, però hanno questa caratteristica, la leggerezza. Voi potete portare un orologio senza quasi accorgervi di averlo al polso, è leggerissimo, eh, bello, esteticamente molto bello con questa colorazione rossa, lucida e, e ad un prezzo, vi ho detto, di proprio un entry level per un orologio che comunque ha delle caratteristiche di impermeabilità di un certo livello, cioè voi con questo orologio potete fare qualsiasi attività in acqua senza preoccuparvi, ok? E con una spesa, dicevamo, molto bassa, di circa, dipende dalle offerte che trovate, 30-40 euro, ma siamo sempre, quasi sempre sotto i 40 euro, però ecco, 38, 30, fino ai 30 euro, dipende dai momenti, dai periodi in cui lo acquistate. Allora, la ghiera, come vedete, la lunetta è fissa, ecco, questa è una caratteristica. Ruota, ma ruota senza alcun click, vedete, e ruota in tutti e due i sensi. Quindi, qual è il problema? Il problema, come avete visto anche nei precedenti video, è che un diver che si rispetti, prima cosa, la lunetta girerà solo in senso antiorario, cioè solo in questa direzione, e avrà comunque un movimento che è regolato da dei click che possono essere 60 o multipli. Quindi in questo caso invece abbiamo una ruletta abbastanza frenata che ruota, ma ruota in tutte le due direzioni e senza fare assolutamente alcun click. Questo è un problema perché per questioni di sicurezza dovrebbe ruotare solo in senso antiorario. Ed in più, ecco, non avendo i click, la regolazione, sì, adesso è abbastanza frenata, ma magari col passare del tempo, degli anni, inizia a essere, si potrebbe allentare un po'. Invece con i click cioè, avete sempre la regolazione più frenata. Ecco qua, quindi la lunetta girevole in tutte e due le direzioni, senza click, quindi in maniera continua, ecco, in maniera continua. Certo, non è una caratteristica, ecco, apprezzabile per un orologio che potrebbe anche andare sott'acqua, magari in immersione, però ecco, ovviamente non ha pretese da diver questo orologio, ecco. E vediamo invece il quadrante. Il quadrante ha questa particolarità di essere caratterizzato da queste cifre arabe, quindi dalle classiche cifre dall'1 al 12, poi ha internamente, ci sono anche le cifre che indicano le 24 ore, quindi da 13 a 24, internamente scritte più piccolino. Quindi questa diciamo un quadrante in stile militare. Di solito i quadranti militari hanno questo stile qua. Quindi questo orologio ha questa particolarità di avere un quadrante molto in stile militare, cioè con la numerazione 12-24 ore, queste belle lancette, comunque dotate di illuminazione notturna, quindi le potete anche leggere di notte, e tutto sommato un bel quadrante molto sportivo, con questa connotazione militare. Abbiamo detto completamente nero, ovviamente la lunetta è lucida, il quadrante invece è un nero normale, nero opaco. Ecco, le lancette sono bianche, tutti i numeri sono bianchi. Ecco qua, quindi l'MRW 200HC è un orologio che ad un prezzo veramente minimo vi permette di andare a fare attività in acqua, a fare attività comunque senza preoccuparvi del contatto con l'acqua, con un'estetica molto veramente caratterizzata sia dalla colorazione che da questo quadrante militare, e devo dire che
ve lo consiglio veramente, perché a questo prezzo non trovate sicuramente prodotti di marca con la qualità che sempre contraddistingue Casio, a questo prezzo ovviamente. Ecco, il fondello è metallico, ma solo il fondello ovviamente, non la cassa, è metallico, ha le solite 4 viti di apertura per poter andare a cambiare la batteria nel caso, ecco, nel caso vi trovate a dover cambiare batteria. Quindi questo abbiamo visto questo orologio, l'MRW 200HC, adesso lo mettiamo qua. E andiamo a prendere l'altro modello, cioè il Casio MDV 107. Ok, questo è un orologio, adesso facciamo l'unboxing. È un orologio che ha delle caratteristiche sicuramente più professionali dell'altro, l'altro è un pochino più giocoso, divertente, colorato. Questo è un orologio che ha delle caratteristiche più professionali, andiamo a vederle, sia per quanto riguarda i materiali che per la classificazione di impermeabilità. Allora, togliamo la spugnetta, ecco qua, apriamo il cinturino, togliamo l'etichetta, togliamo anche la pellicolina, eccola qua, di protezione. Ed ecco qua questo bellissimo Casio MDV 107. Questo orologio è un orologio che è chiamato anche con altri due nomi. È chiamato anche Casio Duro, quindi se deve parlare di Casio Duro si tratta di questo orologio, oppure di Marlin, Casio Marlin. Il Marlin è un particolare pesce spada, il modello MDV 106, vedete questo è l'MDV 107, il modello MDV 106, cioè il modello precedente che era esattamente identico, aveva rappresentato sia sul quadrante che sul fondello l'immagine di un pesce spada ed era chiamato appunto Marlin. Quindi questo orologio per questioni di diritti, il Casio ha dovuto rinominarlo 107, quindi, ed è il modello attualmente che trovate in commercio. Il modello 106 non è più in commercio se non tramite canali alternativi. Quindi questo modello, l'MDV 107, chiamato anche Casio Duro o Casio Marlin, è il modello che, diciamo, confrontandolo con l'altro, con l'MRW 200HC, sale di livello per tutta una serie di ragioni. Andiamo a vedere, prima cosa, i materiali. I materiali, ovviamente, come avete notato già dal video, stiamo parlando di un modello con cassa, lunetta, fondello, tutto in acciaio. Vedete che bello? Ecco, quindi molto più robusto della plastica, ma acciaio, e soprattutto però anche più pesante, quindi fate attenzione sempre a questa cosa. Un orologio in acciaio vi dà quel senso di robustezza, però è anche un pochino più impegnativo per quanto riguarda il peso. Eccolo qua, guardate quanto è bello questo orologio.
Ok? Questo orologio nella versione 1A2VEF ha questa ghiera metà nera e metà blu, detta anche Batman. Quindi in colorazione Batman, se lo cercate, dovete cercare Casio MDV 107 1A2 VEF. Ok? Questo modello ha anche altre due varianti, una con la ghiera completamente nera, quindi che lo fa molto professionale, ed uno con la ghiera invece rossa, per la metà superiore rossa e la metà inferiore blu, che richiama un po' le colorazioni GMT. A me piace molto la colorazione, questa colorazione qua, Batman, perché è molto scura e ha questi riflessi azzurri molto belli nella parte inferiore della lunetta. Il quadrante naturalmente è sempre nero. Quadrante con indice a pallettoni, vedete che belli. Non ha il datario completo, ma ha solamente il giorno del mese. Ok, eccolo qua. E come stavamo dicendo ha delle caratteristiche costruttive ovviamente superiori. Quindi che cosa troviamo? Troviamo la cassa completamente in acciaio, le solite protezioni della corona, che questa volta sono in acciaio facendo parte della cassa, qua erano invece in plastica, e abbiamo un cinturino siliconico anche qua, che vi posso dire non è che sia il massimo come caratteristiche di qualità, vedete è molto sottile, è molto anche un po' rigido, forse questo è più morbido e anche più comodo, quello del modello che abbiamo visto prima. Questo è un pochino più sottile, più rigido, ma sicuramente è il lato meno apprezzabile di questo orologio, questo cinturino standard con cui viene venduto l'orologio. Ma naturalmente questi sono cinturini facilmente intercambiabili, basta sfilarli e potete cambiarlo con un cinturino di qualità maggiore, ne trovate infiniti, quindi non è questo, sicuramente non è un problema, però faccio notare questa cosa. È vero che la fibbia è in acciaio, quindi è una fibra in acciaio buona, di buona qualità, però ecco, il cinturino al tatto e anche indossandolo è una qualità che addirittura è inferiore a questo modello qua. Qua stiamo parlando, il Casio MDV 107, stiamo parlando di un orologio che trovate in vendita a cifre che vanno dai 60 agli 80 euro, quindi stiamo parlando di cifre che sono il doppio di questo modello. Quindi questo modello avevamo detto stiamo sui 30-40 euro, l'MRW 200HC, l'MDV 107 invece stiamo sui 60-80 euro, dipende dove lo trovate. Ecco, quindi le offerte che trovate, lo street price, il prezzo diciamo giornaliero lo potete cercare in vari siti e se avete fortuna lo trovate come l'ho trovato io sotto i 70 euro, ma comunque sono cifre, se lo prendete anche a prezzo pieno credo che di listino stia sui 90, dovrebbe essere, quindi cifre comunque abbordabilissime, però io vi consiglio di cercare prezzi un pochino più bassi, diciamo, ecco, intorno ai 70, forse se riuscite anche meno. È un orologio che ha un rapporto qualità-prezzo incredibile, ecco, veramente una qualità costruttiva eccellente. Qui allora andiamo a vedere, abbiamo una caratteristica di impermeabilità sicuramente interessante, vedete, abbiamo un water resistant, andiamo più nel dettaglio, 200 metri, quindi 20 atmosfere. Abbiamo una classificazione che è superiore rispetto all'orologio che abbiamo visto prima, che si limitava a 100 metri, 10 atmosfere. Qui abbiamo un orologio con una caratteristica di impermeabilità, è anche scritta qua dietro, vedete, 20 bar, water resist 20 bar, quindi 200 metri. E da cosa è data questa maggiore impermeabilità? È data naturalmente, prima cosa, dal fondello. Vedete il fondello? Il fondello, questo fondello qua, non è un fondello, sia in metallo, è vero, ma non è un fondello avvitato con semplici 4 viti, ma un fondello che è avvitato, si avvita
viene avvitato e va a premere una guarnizione in maniera molto più consistente. Ok? Quindi questa è una caratteristica degli orologi diver. Gli orologi diver hanno il fondello avvitato. Ecco, quindi non esistono 4 vitarelle che vanno a chiudere il fondello, come in questo modello qua che abbiamo visto prima, ma abbiamo un fondello avvitato, quindi i 20 atmosfere sono date da questa caratteristica e naturalmente anche dal fatto che stiamo parlando di una cassa completamente in acciaio. E poi la caratteristica, ecco, che lo rende veramente diciamo un entry level tra i diver, cioè tra i modelli che potreste usare anche in immersione con le bombole per andare a 20, 30, 40 metri di profondità, abbiamo anche la corona, eccola qua la corona, che è, vedete, è avvitata, cioè io non posso estrarla come facevo in questo modello qua, ma devo prima svitarla, eccola qua. Ora che è svitata, lo sentite perché fa lo scattino, ma non è uno scattino di regolazione, semplicemente ci dice che l'abbiamo svitata. A quel punto io posso fare i soliti 1 e 2 scatti. Anche questo orologio ha un meccanismo sempre a quarzo, diciamo, con hacking, quindi si ferma la lancetta dei secondi. Ovviamente posso andare a regolarlo l'ora, i minuti, e premendo l'orologio riparte. Al primo scatto, sempre come il modello precedente che abbiamo visto prima, abbiamo la regolazione del giorno, del mese. Questa regolazione ovviamente riguarda solo il giorno del mese, quindi in senso antiorario, eccola qua, scatta, vedete, e potete regolare il giorno del mese. In senso orario ovviamente non succede nulla perché non ha il giorno della settimana. Chiudiamo. Ricordatevi sempre, quando chiudete la corona, se avete un orologio come questo che è un diver, quindi fatto per andare a profondità elevate, dovete sempre riavvitare la corona. Ok, quindi per riavvitarla ovviamente una volta che l'avete reinserita, fatti 2 scatti all'interno, quindi non siete più né in modalità regolazione ora né in modalità regolazione data, premete verso l'interno e una volta che avete premuto iniziate ad avvitare. Ecco, vedete? Ora lui sta girando la filettatura della corona, si sta avvitando, arriva a un certo punto che, ecco, non dovete forzarla tantissimo, l'importante è che sia ben avvitata. E adesso questa è un'altra caratteristica che hanno i diver professionali, quindi corona a vite e fondello a vite. Qui ci vuole un attrezzo, che è un attrezzo che permette di svitare il fondello in senso antiorario o avvitarlo in senso orario quando dovete cambiare la batteria. Ecco qua. Andiamo a vedere la lunetta. La lunetta, sentite, è una lunetta, prima cosa, che ruota solo in senso antiorario, quindi non ruota in senso orario, no, solo in senso antiorario, ecco qua, vedete, e è frenata da dei click, quindi non è come questa che girava così in maniera così, senza freni, ma qui ecco, vedete, ogni volta che io vado ad azionarla, quindi anche questa è una caratteristica di un diver professionale, cioè andiamo a vedere, quindi ecco, ecco, 10 click per 5 secondi, quindi abbiamo 120 click, questa è una lunetta che ha una regolazione a 120 click, quindi dovete fare 120 click per ritornare allo zero. Ecco qua. Vedete? E un'altra caratteristica che la rende una lunetta professionale è il punto di luminoso allo zero. Questo è un punto luminoso, cosa che invece questo modello non aveva semplicemente un triangolino rosso con un puntino nero all'interno. Qui invece abbiamo un punto luminoso, quindi anche in situazioni notturne, se avete regolato la lunetta in una posizione, potete vederla
e quindi confrontarla con le lancette, la lancetta dei minuti e vedere quindi anche al buio dove è posizionato il riferimento che avete settato della lunetta. Okay. Quindi questo è un orologio che si posiziona con una spesa, dicevamo, veramente minima, tanto che è un best seller di Casio, è uno degli orologi più venduti per chi ama fare attività in acqua, perché è un orologio di una qualità pazzesca per il prezzo a cui viene venduto. Stiamo parlando di, ecco, 70 euro, ma un orologio che è un vero e proprio diver, con caratteristiche da diver, può fare immersioni e qualsiasi attività in acqua. Quindi io ve lo consiglio veramente nel caso volete un orologio robusto e che non teme nulla, non teme nessun tipo di contatto con l'acqua. Ecco. Punti, diciamo, negativi rispetto all'MRW 200HC, quali sono? Il peso, come vi ho detto, ovviamente essendo più robusto, essendo più massiccio, è anche più pesante, quindi è meno, diciamo, sbarazzino, così, meno estivo, chiamiamolo così, però comunque si porta bene lo stesso, non è che non si porta bene, si porta benissimo. Però se amate un orologio leggero andate sull'MRW 200, questo è un orologio veramente, pare come di non indossarlo, ve lo dimenticherete al polso. Questo invece si sente, si sente. E altra caratteristica negativa, chiamiamola così, naturalmente è il prezzo, per forza di cose questo viene un prezzo che è circa il doppio di questo, ma è ovvio naturalmente, stiamo parlando di un orologio con delle caratteristiche superiori, ok? E naturalmente è meno colorato, è meno colorato. Qui ci sono, nell'MRW 200HC ci sono tantissime varianti di colore, lo trovate veramente, cercatelo, quindi vi sbizzarrirete tra 1000 colorazioni. Qua invece le colorazioni sono quelle che vi ho detto, quindi è completamente identico, cambia solo la lunetta in queste 3 varianti. Esiste anche una versione con bracciale metallico, ma forse questo è più sportivo così, ecco, io ve lo consiglio così, il modello questo qua, esattamente questo modello, con questa caratteristica ovviamente di questo cinturino che non è il massimo, quindi magari alla prima occasione che vi capita sotto mano un cinturino di qualità fatto per i diver, quindi con questa caratteristica qua, vedete queste onde che permettono vedete, di avere questa caratterizzazione qua. Se potete cambiatelo magari con un cinturino di qualità e avrete un orologio che è un diver vero e proprio di veramente di altissimo rapporto, un rapporto qualità-prezzo incredibile, incredibile. Credo che sia forse l'orologio con il rapporto qualità-prezzo ma tra i migliori in assoluto. Ecco. E la lavorazione dell'acciaio è lucida, completamente lucida lateralmente, vedete? Però ha questa caratteristica che la parte superiore invece è satinata, quindi avete anche una caratteristica che si ritrova su orologi di ben altro livello. Vedete? La cassa qua è lucida, completamente lucida, anche di qua, anche la corona che non è logata, non ha logo, però è lucida, e invece nella parte superiore delle anse, qua le anse sono satinate, quindi c'è anche questo contrasto che è molto bello, molto molto bello. Ecco. Il quadrante è stupendo con questo nero profondo, queste lancette ovviamente dotate di materiale che si praticamente carica con la luce del sole, la luce artificiale e di notte quindi rende visibile al buio assoluto e dopo che l'occhio si è abituato al buio rende visibile l'ora anche di notte. Ecco. Quindi allora siamo in conclusione, vediamo questi 2 modelli faccia a faccia, eccoli qua, li confrontiamo. L'MRW 200HC, abbiamo detto, quadrante militare,
molto più carico il quadrante, vedete, meno pulito, c'ha tantissime indicazioni. MDV 107, quadrante classico di un diver, quindi caratteristiche con questo quadrante pulito, con solo l'indicazione del giorno del mese, indici a pallettoni, bellissimo, quindi va a gusti, va a gusti. A me piacciono entrambi, quindi scegliete in base al vostro gusto personale. Il movimento, è inutile che andiamo a parlare del movimento, qui stiamo parlando di orologi al quarzo, eh, quindi molto precisi, ma il cui movimento, diciamo, non è che ha caratteristiche su cui vale la pena discuterne, ecco, diciamo, ecco, sono classici movimento al quarzo economici, con hacking entrambi, però, ecco, diciamo, quello che fa, che rende questi orologi interessanti sono la loro costruzione, il loro dato di impermeabilità e ecco, il fatto che hanno un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Quindi io ve li consiglio entrambi. Ognuno con le sue caratteristiche, vi dico, questo usatelo magari in maniera più giocosa, divertente, colorato. Avete un costume rosso, lo abbinate a un costume rosso, vi faccio un esempio adesso, ve ne comprate un altro di un altro colore, tipo, ecco, un orologio proprio sbarazzino da mare, con cui potete far tutto, potete ecco, farvi la doccia tranquillamente. L'importante, vi ricordo sempre, se andate in acqua di mare, di sciacquarlo sotto acqua del rubinetto, non troppo forte il getto, dopo ogni volta che state in acqua di mare. E se invece lo usate sotto la doccia, di fare in modo via di ecco, evitare temperature troppo calde, troppi saponi, cercate di magari ecco, proteggerlo un pochino. Ma per il resto comunque sono orologi molto robusti. Questo qua invece è l'MDV 107, qui parliamo ecco, di un diver, un vero e proprio diver. Caratteristiche da orologio subacqueo per fare immersioni senza alcun problema. Ecco, quindi sono quindi alla conclusione del video. Vi saluto, spero vi sia piaciuto questo video, lasciate un like se vi è piaciuto e soprattutto per aiutarmi a crescere e fare nuovi confronti vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche di tutti i prossimi video che farò. Grazie, un saluto da Chris.